Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Ovviamente sono in ritardissimo per quanto riguarda questo contenuto, ma lavorativamente parlando è successo di tutto. Nelle ultime 48 ore non sono potuto andare live nel post partita di Manchester City-Napoli finita 2-0, ma ci tenevo a condividere alcune cose con voi e seguire poi il filo conduttore per la stagione del Napoli sia in Champions League e sia in Serie A. Quindi arriviamo oggi facendo il punto della situazione su una moviola che ha bocciato l'operato dell'arbitro di Manchester City Napoli. Ci arriviamo perché ci sono tanti precedenti e personaggi che girano ancora nel mondo del pallone con questa competenza, fanno solamente arrabbiare. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta e se volete attivando la campanellina, così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Se vi piace il video, un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo. Iniziamo col dire che non sto analizzando la situazione anche sul personale dell'arbitro che ha diretto il match per trovare alibi al 2-0, potevamo vincere, assolutamente no, partita a senso unico, ma lo spettacolo è stato intaccato dal 20° minuto del primo tempo in avanti. L'espulsione di Di Lorenzo, c'è tutta l'espulsione di Di Lorenzo, non arriva sul pallone, ma prima di quella situazione, 2 secondi prima, c'è un fallo sacrosanto di Holland su Beuke, ma che in anticipo prende il tempo all'attaccante e ovviamente lo stesso norvegese con il gomito nel fianco ad una velocità anche abbastanza sostenuta, perché Holland stava correndo verso la porta del Napoli, comunque lo atterra e fallo tutta la vita. Quindi vai a rivedere la situazione al VAR, che comunque l'arbitro non aveva visto nemmeno la situazione di Di Lorenzo perché aveva lasciato correre e quindi non aveva visto nemmeno lì cosa era successo, e siamo tutti d'accordo. Però se vai al VAR 2 secondi prima c'è una situazione da andare ad analizzare prima di arrivare poi alla situazione di Lorenzo, che è intervenuto un tantino di sfortuna, perché ho visto anche commenti: oh, Di Lorenzo hai intaccato la partita, non abbiamo nessun campione in rosa, questi sono i calciatori del Napoli. Io la vedo così. Per, diciamo, intervenire in quel modo devi avere anche gli attributi per andarlo a fare, perché o lasci Holland andare in porta e 99 su 100 la butta dentro, quindi vai uno sotto, poi in 11 contro 11 devi risalire, cerchi di rimettere la partita in sesto, oppure intervieni perché hai gli attributi e la consapevolezza per andarlo a fare quell'intervento, e per qualche centimetro ovviamente non arrivi al pallone ed è un fallo sacrosanto. È rosso, ma il VAR doveva analizzare l'azione nel complesso. Parte un lancio da Donnarumma, ovviamente c'è il fallo di Holland su Beuke, ma la palla torna dietro, si lancia Holland nello spazio e se ne va in porta, e ovviamente poi esce l'espulsione. Ecco perché mi irrita, ma non perché il Napoli ha perso la partita per quella situazione, no, si è andato ad intaccare lo spettacolo di un match dopo quella situazione dove l'incompetenza regna sovrana. Poi dal punto di vista arbitrale, un'altra cosa gravissima, al di là di una gestione dei falli rivedibile, c'è una comitata di ovviamente Nico Gonzalez a Anghissà. Credo che l'avete vista tutti quanti, siamo ovviamente a sabato col match giovedì, c'è una comitata bella e buona, quello è un rosso diretto, quindi ritornava in caso al 60° la parità numerica. Gestita male anche lì la situazione, prendiamoci tutto ciò che di buono c'è stato, perché di buono nel match ovviamente in Inghilterra c'è stato un Milinkovic Savic sotto pressione perché eravamo sempre e costantemente nella nostra area di rigore, ha respinto tantissimi palloni, grandissime parate, 4 calci d'angolo su 9, è uscito dove ha fatto su il pallone, dove ha rotto le scatole deviandolo, diciamo, a chi poteva intervenire, ha comandato come si deve la difesa ed è stato sempre pronto quando è stato chiamato in causa su tiri anche molto, ma molto pericolosi. Savic ovviamente non è una novità, ma è stato tra le cose belle della partita. L'altra cosa fantastica, perché è fantastica questa cosa, è il gruppo Napoli. È un Napoli che, è vero, ha accusato un tantino il colpo
qualche minuto dopo l'espulsione di Di Lorenzo, perché non te l'aspetti ovviamente di dover fronteggiare una squadra come il City con un uomo in meno, che figuriamoci 11 contro 11 e già devi cercare di trovare la quadra, figuriamoci con l'uomo in più, una squadra che palleggia poi di quella maniera. Però il Napoli in 10 uomini al 30° o giù di lì si porta in avanti con un'imbucata di McTominay in area. McTominay la scarica a Politano di nuovo sull'esterno fuori all'area di rigore, Politano la da dietro quasi diciamo a ridosso dell'area. Beo che riceve il pallone, sbaglia l'appoggio perché c'era McTominay che si era reinserito in area con un Højlund che, se andiamo a rivedere l'azione, stava già attaccando l'area piccola per ricevere poi l'eventuale passaggio verso il centro. Si sbaglia l'appoggio di Beo, ma il City riparte. Però è un Napoli che aveva costruito la partita in maniera impeccabile, non sarebbe uscita così nel caso ci fosse stata poi maggiore competenza dal punto di vista arbitrale. Ripeto ancora una volta, per chi passa e dice ma questo ha perso 2-0, ha subito tutta la partita col City, se la sta prendendo con l'arbitro, assolutamente no. Sto solo dicendo che in Europa, dove ci sono tantissimi soldi in palio, bisogna schierare personaggi quanto più competenti, e lo storico dell'arbitro non è assolutamente confortante. L'arbitro tedesco Sweier, scelto per la finale addirittura Tottenham-Manchester di Europa League, dove ha fatto anche lì un mezzo disastro, 43 anni, è stato squalificato per 6 mesi dalla federazione calcistica del suo paese in Germania per il suo coinvolgimento in uno scandalo di partite truccate nel 2005. Sweier è stato uno degli ufficiali che hanno portato alla luce il piano di partite truccate organizzate dall'arbitro in seconda divisione Heuser, che è stato squalificato a vita. Sweier ha sempre negato di essere stato coinvolto nella manipolazione tra la partita tra Wuppertal e Werder Brema 2. Ovviamente la federazione tedesca non ha trovato prove che avessero, diciamo, un valore per quanto riguarda la situazione per poterlo poi inserire, ecco, nel contesto. Tuttavia si scoprì che aveva accettato un pagamento di 300 euro da Heuser e fu sospeso per non aver rifiutato l'offerta e per non averlo segnalato correttamente. Torniamo un attimo anche a Bellingham, perché c'è un'altra situazione, perché lo storico di quest'arbitro non è confortante, come ho detto prima. Bellingham, dopo una partita contro il Bayern, tra Bayern Monaco e Borussia, nel dicembre 2021, in una Bundesliga che si conclude con un Bayern a 77 punti e il Borussia a 69 che arriva secondo con 85 gol fatti. Quella partita finisce 3-2 per il Bayern nel caos totale dal punto di vista arbitrale. Bellingham dice: se affidate la partita più importante della Germania a un arbitro che ha già truccato una partita, cosa vi aspettate? Ha detto Bellingham nell'intervista post match. 40.000 euro di multa per queste dichiarazioni al calciatore. Il Bayern vince la Bundesliga perché? Perché nel 2021-22 fino a febbraio comunque si saltellava un tantino, il Bayern non era proprio sul pezzo del tutto e serviva una piccola spinta, e quindi già 3 punti fatti e 0 per il Borussia avrebbero cambiato la classifica finale a 75 il Bayern, 70 il Borussia, ma siamo comunque in una partita a dicembre, quindi non lo possiamo mai sapere. Se poi fosse uscita una X 2-2, terminava la partita così com'era, e allora potevi anche, diciamo, giocarti il resto del campionato diversamente, punti alla mano. Quindi i guai che questo signore, o meglio le situazioni che questo signore non ha valutato, non ha visto nella sua carriera, sono tante. La finale d'Europa League, questa partita, ce ne sono tante altre che si potrebbero andare ad esaminare, però devi andare comunque a vedere il contesto, perché e per come, e non mi spiego come si fa a stare ad altissimi livelli e ad essere un arbitro che poi può essere schierato in partite di Champions. Ecco quello che mi rompe le scatole. Poi il match, il City, una grandissima squadra, abbiamo preso 2 gol, ne potevamo prendere altrettanti perché ci sono 23 tiri totali, 6 parate decisive di Savic e quant'altro. Statisticamente le abbiamo prese in lungo e in largo, ma usciamo, per quanto mi riguarda, al di là delle facce che abbiamo visto a fine partita, ovviamente sconsolate, ne usciamo fortificati ancora di più, anche perché le parole di Di Lorenzo e le scuse che ha chiesto il capitano per aver compromesso la partita in Champions League non erano doverose, ma
fanno bene alla squadra, fanno bene al gruppo e anche ai tifosi che poi l'hanno sostenuto come me, perché a me l'errore di Di Lorenzo va comunque condiviso con un posizionamento in quella situazione un tantino sbagliato, slegati, con ovviamente un centrocampo che stava rientrando. Poi sappiamo benissimo che in ripartenza il City 3 passaggi e devi stare sul pezzo. C'è stato l'1 contro 1 con Holland, non ti devi mettere in condizione di andare 1 contro 1 con una punta del genere, ma con la doppia copertura sarebbe stato totalmente diverso. Non stiamo qui a piangerci addosso, ho solo fatto questo contenuto per chiarire, perché va chiarita la situazione arbitrale, non perché il Napoli per via dell'arbitro ha perso la partita, assolutamente no. Quindi mi auguro che sia stato molto chiaro questo contenuto. Volevo ritornarci anche se qualche giorno dopo, non preoccupatevi perché il video arriva, è stata solo una 48 ore lavorativa, diciamo un po' sotto sopra, e non sono riuscito ad andare live nell'immediato post partita, ma recuperiamo. C'è il Pisa ovviamente lunedì, ci arriviamo domani con ultime notizie a ridosso del match e probabili formazioni. Potremmo fare un po' di turnover, ma sarà tutto ovviamente racchiuso nel prossimo contenuto. Forza Napoli sempre, ci vediamo nel prossimo video.